Bentornati a tutti su Pmaker Electronics, io sono Marco e in questo video andiamo a vedere una funzione molto interessante ma poco conosciuta contenuta in Arduino R4 Wi-Fi, R4 Mini e R4 Nano, l'operazionale integrato nel microcontrollore. Questa funzione fa parte del microcontrollore R4AM1, come ho detto, che fa parte della famiglia R4. Andrò a fare prima un inseguitore di tensione, quindi un buffer, e poi un amplificatore non invertente utilizzando solo un potenziometro da 10K e altre due resistenze da 10K. Ok, seguitemi nel video. Ho disegnato lo schema, diamogli una rapida occhiata. Troviamo un potenziometro da 10K collegato da una parte a 5 volt, dall'altra parte al GND. Il pin centrale del potenziometro va sul pin A1. A1 è l'ingresso non invertente dell'operazionale, cioè il più. A3 è l'uscita, out, ed è collegato al pin A2, che è l'ingresso invertente, cioè il mino. L'operazionale confronta continuamente i due ingressi, A1 e A2. Su A1 c'è la tensione che arriva dal potenziometro. Su A2 arriva la tensione di uscita che è collegato ad A3. Quindi l'OP-Amp cerca sempre di portare i due ingressi allo stesso valore. Quindi se a 1 mettiamo per esempio 1 volt, l'operazionale regola l'uscita a 3 finché anche a 2 non arriva a 1 volt. Ma siccome A2 è collegato direttamente ad A3, questo significa che l'uscita si porta proprio a circa 1 volt. Quindi alla fine possiamo scrivere che A1 è uguale ad A2 è uguale ad A3. Si chiama buffer perché non cambia quasi il valore della tensione, perché rende il segnale più robusto e soprattutto non carica quasi mai la sorgente. In pratica il potenziometro genera una tensione, l'operazionale la legge, poi la ricopia all'uscita. Quindi l'uscita è quasi uguale all'ingresso, ma elettricamente più utile da usare. Uno potrebbe dire, se l'uscita dell'operazionale è uguale all'ingresso, a che serve? Serve perché ha un ingresso ad alta impedenza e un'uscita adatta a pilotare altri circuiti. In pratica è un isolatore tra il circuito che genera il segnale e il circuito che lo usa. Facciamo un esempio semplice. Se a 1, scriviamo qua, a 2,5 volt, l'operazionale regola l'uscita fino a farla diventare a 3 a 2,5 volt. Ma l'uscita è collegata ad A2, quindi anche A2 diventa 2,5 volt e il circuito si stabilizza lì. Andiamo a realizzare il circuito. Allora abbiamo bisogno di un Arduino R4, io ho questo qua Arduino R4 Wi-Fi con la matrice LED, una breadboard e un potenziometro da 10K. Inseriamo il potenziometro sulla breadboard e come da schema portiamo il pin A1, troviamo qua analog in A0 A1, lo andiamo a portare al centro, al pin centrale del potenziometro. I pin laterali portiamo da una parte 5 volt, mettiamo direttamente sopra l'Arduino, prendiamo anche il GND
e lo portiamo all'altro pin del potenziometro. E alla fine non resta che fare un ponticello fra A2 e A3. Facciamo così: sul pin A2 A3 lo portiamo sulla breadboard, altrimenti col tester non possiamo andare a vedere la tensione. Rimane sempre ponticellato, ma qua possiamo inserire la punta del tester così da leggere la tensione. Colleghiamo il nostro Arduino al computer e andiamo a scrivere un piccolo codice. Apriamo Arduino IDE e scriviamo questo codice, poi ve lo lascio in descrizione. Selezioniamo la nostra scheda Arduino 1R4 Wi-Fi, sta sulla COM5 la mia, e facciamo carica. Non ci dovrebbero essere errori. Se va a buon fine, adesso ci spostiamo direttamente sulla breadboard e il circuito. Ok, compilazione completata, andiamo a vedere se funziona. Ho collegato due tester, il primo sull'ingresso di A1, quindi sul potenziometro, il secondo all'uscita fra A2 e A3. Qua troviamo 4,39, anche qua 4,39. Vediamo se riesco a girare il potenziometro senza staccare nulla. Proviamo a abbassare la tensione, vediamo che effettivamente la tensione di ingresso segue la tensione di uscita. Portiamolo a 0, saliamo piano piano, fatto, sempre su una breadboard, scollegato, no, eccolo qui, tornato, non torna, ok, metto al massimo, sempre in diretta, provo a rimettere il potenziometro, non fa contatto, ok, quindi abbiamo visto che funziona. Adesso il potenziometro è sempre sulla breadboard, ma possiamo dire che il nostro inseguitore di tensione funziona perfettamente. Adesso andiamo a vederlo anche sul plotter seriale di Arduino. Apriamo il seriale e troviamo l'ingresso A1 e l'uscita A3 sono quasi uguali, sposta di poco. Apriamo anche il plotter seriale, dovremmo vedere due curve, dovrebbero avere gli stessi quasi identici valori riportato che abbiamo su A1 e A3. Se facciamo stop A1, ad esempio qua abbiamo 5,26 e qua abbiamo 5,26, sposta di poco, ma il valore che è riportato su A1 del seriale lo ritroviamo sul valore del plot seriale. Abbiamo visto il comportamento più semplice di un operazionale, il buffer o inseguitore di tensione. In questo caso la tensione di uscita segue semplicemente la tensione del valore di ingresso. Adesso passiamo a una configurazione più interessante, un amplificatore non invertente. Disegno lo schema e andiamo a vedere sul quaderno come funziona. Ho disegnato lo schema dell'amplificatore non invertente. Troviamo il segnale entra sull'ingresso A1, cioè l'ingresso positivo dell'operazionale. L'ingresso negativo A2 non è collegato direttamente all'uscita come nel buffer,
ma riceve una parte di segnale attraverso una rete di due resistenze. La resistenza R1 è collegato a massa da A2, mentre la resistenza R2 è collegata ad A2, alla uscita, sempre commesso da 10K. Queste due resistenze determinano il guadagno del circuito, che adesso andiamo a vedere. Nel caso dell'amplificatore non invertente, il guadagno vale 1 più R2 diviso R1. Possiamo scrivere quindi che E1 più 10K diviso 10K è uguale 1 più 10 diviso 10, 10.000 più 10.000 fa 1, quindi 1 più 1 fa 2. Questo significa che il nostro guadagno teorico è di 2. Andiamo a realizzare lo schema. Ho messo le due resistenze da 10K, mettiamo il pin A1, mettiamo sulla breadboard, qua andiamo a inserire l'ingresso del nostro segnale, portiamo un GND all'ingresso di una resistenza, il pin A2 a fuoco dove si incontrano le due resistenze e il pin A3 sull'altra resistenza. Il segnale di uscita sul pin A3. Accendiamo il nostro generatore e impostiamo. Allora mettiamo una onda sinusoidale, ok, mettiamo una frequenza intorno ai 100 Hz, okay. Un'ampiezza mettiamo da 0,2, va bene, e impostiamo anche un offset da un più 1,5 volt. Ok, prendiamo orsetti. Allora l'ingresso, il puntale rosso lo andiamo a mettere a 1 e l'altro sul GND di Arduino. Prima di collegarlo all'oscilloscopio, colleghiamo Arduino al computer, apriamo l'IDE di Arduino, selezioniamo la nostra scheda Arduino 1 R4 Wi-Fi Amiga-Com 5, scriviamo questo semplice programma che serve per configurare il nostro operazionale e mandiamo in carica, carichiamo su Arduino. Vediamo se va. Ok, compilazione completata. Adesso andiamo a vedere se effettivamente troviamo il nostro guadagno. Vado a collegare le due sonde dell'oscilloscopio. Allora mettiamo prima, portiamo un GND sulla breadboard, mettiamo la sonda lato negativo, quindi sul GND che va in Arduino, qua lo portiamo all'ingresso, la prima sonda, la seconda sonda mettiamo sempre nel GND puntale e l'altro lo andiamo scusate, a inserire sul pin di uscita A3. Ok, adesso ci spostiamo, questo è tutto il circuito, ci spostiamo sull'oscilloscopio, accendiamo il generatore e vediamo che ne esce. Eccoci pronti, accendiamo il nostro generatore e come vediamo troviamo le due onde. L'ingresso, quella gialla, è un po'
provo a spostare sulla breadboard, che così si vede meglio. Aspettate che mi zoom, così vado più vicino. Si vede meglio. Andiamo a vedere i valori. Allora, gli ho fornito una tensione, un ingresso picco picco di 200, intorno ai 200 mV, quindi troviamo 220. L'uscita dovrebbe essere quella viola, dovrebbe essere 400. Eccola qua, 408 mV. Adesso l'onda la vedete un po', che si è spostato, l'onda di uscita la vedete più piccola, ma vi assicuro che è un doppio, e possiamo notare che non è invertente. L'uscita in viola segue l'ingresso. Proviamo ad aumentare un po' l'ampiezza, da 200 lo portiamo a 300, vediamo che aumenta. Adesso l'ingresso è di picco picco di 400 mV, uscita 800, portiamo a 500, troviamo 4,98 in ingresso, in uscita troviamo 1 volt. Arriviamo a 1 volt, vede, non si vede, spostiamo a 1 volt in ingresso e troviamo 2 volt in uscita. Vi faccio vedere una cosa interessante: anche se cambiamo le forme d'onda, e adesso una quadra, questa è sinusoidale, il rapporto di amplificazione rimane invariato. Se troviamo 500 all'ingresso, l'uscita è 1 volt. Ok, direi per questo test ci possiamo fermare qui. Abbiamo verificato sia il funzionamento del buffer sia quello dell'amplificatore non invertente, e le misure sono coerenti con la teoria. È una funzione molto interessante della famiglia Arduino R4, perché permette di fare esperimenti di analogica direttamente sulla scheda con pochissimi componenti. Ok, se il video è stato utile lasciate un like, se avete dei commenti potete scriverlo sotto, vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.